Ciao a tutti, nel video di oggi condividerò con voi i migliori trucchi casalinghi che abbia mai presentato sul mio canale. Condividerò delle idee che non avete mai visto, ma soprattutto che diventeranno le vostre preferite, come sono diventate anche le mie. Io ti ricordo, sei sul canale Erika Home e benvenuti. Ho tagliato a metà 2 arance, abbiamo bisogno anche di limone verde. Quello che serve a me è di avere il gusto del affumicato, del fuoco per questa ricetta, per cui quando possiamo anche preparare questo piatto prima, ad esempio quando facciamo la carne fuori, io approfitto del carbone che tanto brucia e per assaporire le mie arance e il mio limone con questo fumo. Spremo tutto, aggiungo un cucchiaio di salsa di soia, un po' di aglio in polvere, 2 spruzzi di olio piccante, mettiamo tutto a bollire affinché diventa molto più denso e dopo ho messo anche un cucchiaio di miele, vedete voi in base ai vostri gusti. Questo mi servirà per assaporire i miei piatti di carne, di pesce, antipasti. A proposito, questa salsa falla adesso e conservala perché per Natale verrò da voi con delle ricette stupende che stupiranno i vostri ospiti, la vostra famiglia, ma soprattutto rimanerete stupiti anche voi. Questa salsa la possiamo congelare e quando abbiamo bisogno prendiamo un cubetto o 2 per assaporire i nostri piatti. Se questa idea ti è piaciuta, lasciami proprio adesso un mi piace, per me è molto importante di saperlo. Andiamo avanti. Avevo condiviso tempo fa come congelo io la carne macinata in modo che abbiamo il nostro congelatore molto più compatto, tutta l'organizzazione e soprattutto prendiamo soltanto un quadrato per farlo scongelare. È un'idea molto utile e molto valida, solo che c'è un no. In questo modo ho notato che uso tanta plastica, tanti sacchetti di plastica, ma oggi vi voglio far conoscere un altro metodo che comunque ci permetterà di avere il freezer ben organizzato, con un'organizzazione compatta, che possiamo comunque prendere soltanto una parte piccola del macinato e che soprattutto si scongela veloce. Bisogna comunque prima di farlo compatto, l'ho messo su questo vassoio. Io mi aiuto con questo per i biscotti che uso, lo stendo bene per crearlo più compatto e adesso formiamo i quadrati, quello che serve a noi, più grandi, più piccoli. Dopo lo dividiamo e lo mettiamo in un nostro contenitore di vetro. In questo modo abbiamo eliminato anche la plastica del nostro freezer. Guardate cosa facciamo adesso, questa idea è ottima per le mamme che lavorano, per le neomamme e soprattutto per le persone che sono molto impegnate. Avevo condiviso sulla organizzazione perfetta come avevo fatto questa salsa universale, dove semplicemente ho messo pomodori, melanzane, peperoni, aglio, cipolla, ho messo tutto in forno con un po' di olio sopra e avevo frullato tutto ciò con un gusto molto saporito del forno. Avevo frullato, avevo messo anche questa in una teglia e l'avevo messa a congelare. Dopodiché avevo fatto cubetti, ho tagliato proprio di piccoli cubetti, l'ho messo in congelatore. Avevo veloce fatto vedere come ho preparato un soffritto per averlo sempre pronto. Semplicemente avevo tagliato cipolla, sedano e carote e anche avevo fatto vedere come ho preparato, mi sono tagliata fine un po' di peperoni piccanti. Adesso guardate, immaginatevi che voi siete molto stanchi, non avete voglia o magari il tempo di cucinare, prendiamo già tutto pronto, la nostra carne macinata che comunque è molto fine, ha fatto presto a scongelarsi, prendiamo un cubetto di quello che abbiamo prima fatto vedere che abbiamo frullato tutto e mettiamo anche i pomodori che abbiamo fatto la conserva e il nostro piatto è pronto e soprattutto molto saporito. Voi immaginatevi soltanto questi sapori che prepariamo questo piatto in inverno.
La pizza è un'arte. E se vi dico che per creare una pizza con un bordino morbido che va mangiato tutto e soprattutto che dall'altra parte ha stesso effetto come che fosse fatta su un forno a legna e anche il profumo che assomiglia tantissimo e tutto ciò soltanto con un trucchetto, che dobbiamo perdere 2 minuti? Una pizza a casa vostra buona come mai? E tutto ciò senza un forno professionale e senza la piastra per la pizza. Ho aggiunto 350 g di farina, 250 ml di acqua con 5 g di lievito. Lo lasciamo riposare per almeno 30-40 minuti. Adesso la farina la chiudo con questo attrezzo che lo trovate sul Temu, il link ve lo lascerò nella descrizione del video. Trovate tanti sconti sul loro sito. Dopo circa 35 minuti il nostro impasto risulta ancora molto morbido e appiccicoso. Soltanto adesso aggiungo un po' di sale. Aggiungiamo il sale e dobbiamo adesso fare di stendere questo impasto proprio con le mani. Sì, si sente ancora appiccicato, ma va benissimo così. E dopo formo come tipo una pallina per farla più compatta e lo lascio altri 25-30 minuti su un posto calduccio. Adesso ho aggiunto un cucchiaio di olio di oliva e mettiamo sopra il nostro impasto e di nuovo inizio a stenderla proprio come vedete qua in questa immagine con la mano, e soprattutto lei adesso assorbe tutto questo olio. Adesso faccio la piega come per il baguette tipo, ecco. Facciamo bene, lo stringiamo bene e di nuovo formo una pallina. Lo metto di nuovo a riposare, di nuovo 25-30 minuti. Questa dipende già anche dalla temperatura della vostra stanza e comunque lo metto sopra un asciugamano, qualcosa giusto per stare al calduccio. Adesso noterete già che la nostra pizza ha incorporato l'aria, l'impasto è molto vivo, molto leggero, lo vediamo proprio come è molto soffice. Ho aggiunto un po' di farina di semola per aiutarmi a dividerla, che comunque non si appiccica. Ho messo anche un altro po' di farina sopra e adesso formo queste palline, proprio prendo così dai lati e lo metto in mezzo. E vedete il nostro impasto già ha 1000 bolle, lui è molto vivo e molto piacevole lavorare con lui. Di nuovo formiamo le nostre palline per farla ancora più compatta e incorporare bene l'aria nella nostra pizza. A questo punto io già ho diviso in 2 ciotole diverse. Con questa dose che vi ho dato abbiamo 2 pizze con diametro di 25 cm. Lo mettiamo a riposare per altri 25-30 minuti. Adesso metto un po' di farina sopra e iniziamo a formare la nostra pizza con la mano. Vedete, io quando premo sul tagliere, nello stesso tempo anche come sigillo il bordino, giusto che rimane sigillato, così tutta l'aria che si è accumulata nel nostro impasto io dal mezzo lo sposto verso il nostro bordino. E adesso stendo e giro, lavoro soltanto con la metà della pizza. Adesso guardate, prendiamo questa teglia dalle nostre torte. Vi ho fatto vedere senza la teglia per la pizza in alluminio, se lo avete quella in alluminio meglio ancora. Adesso faccio questo, formiamo la nostra pizza, mettiamo dentro tutto ciò che noi desideriamo. Io ho aggiunto un po' di prosciutto, un po' di mozzarella di bufala e anche un po' di formaggio grattugiato, l'ho grattugiato. Adesso inizia la magia di formare la pizza. Lo mettiamo sul fuoco per circa 2 minuti, ma state attenti, giratela in continuo nel modo che non si bruci. Già adesso inizia la sua magia, la pizza si inizia a cucinare da di sotto. Aiutiamo così la pizza perché il nostro forno non ha la forza di cuocerla così da di sotto. E adesso in forno a 250 gradi per circa 8-10 minuti. Noterete come la pizza davanti ai vostri occhi si gonfia, cresce e diventa veramente qualcosa di spettacolare. Sarà morbida, non verrà buttato assolutamente niente. Di solito i bordi, no, sono più compatti quando li prendiamo nella pizzeria, noi li mangiamo, ma una pizza così sarà mangiata tutta.
Se mettiamo cubetti di ghiaccio nella bottiglia termica, possiamo portare con noi in spiaggia con i ghiaccioli, ad esempio, quelli preferiti dai nostri figli. Quanta soddisfazione e quanto sono buoni i pomodori dal nostro orto. Solo che quando arriviamo verso l'autunno, soprattutto per i pomodori estivi, vengono mangiati, vengono punti dai cimici, il pomodoro marcisce e la pianta pian piano si secca. Avevo letto sull'internet che il cimice odia il profumo di Marsiglia, di sapone di Marsiglia. Io quest'anno ho fatto esperimento e per me ha funzionato. Questi sono i pomodori estivi e li ho portati fino ad ottobre. Vi dico cosa ho fatto. Ogni mattina quando venivo ad aprire le mie galline prendevo questo sapone di Marsiglia e mi divertivo così sui pali, anche sui bastoni, no? Sui pali che viene messa dentro in mezzo alla piantina per tenere la piantina. Ecco, era diventato per me un antistress di andare a giocare con questo sapone e ho notato che veramente quest'anno sono riuscita a portare i pomodori estivi senza che loro siano punti di questi cimici. Funziona, solo che bisogna avere un po' di pazienza e di andare ogni giorno. Siamo a 30 di ottobre, io ancora ho i pomodori, quelli estivi, che non sono mangiati dalle cimici. Come potete vedere questi piccolini anche non sono autunnali e sono molto soddisfatta dell'esperimento che ho fatto. Chi come me ama di avere un mazzo bello di fiori nelle nostre case e poi lo possiamo decorare come vogliamo, i colori che vogliamo, in base alla stagione, in base al nostro stato di animo. E sarebbe bello anche portarli questi fiori più a lungo. Guardate, aggiungo l'acqua e metto il concime, quello universale per le piante che usiamo nel nostro giardino. Non c'è bisogno di comprare qualcosa fatto apposta per spegnere i soldi. Anche quel concime ho notato che aiuta le nostre piante per stare più a lungo. Fammi sapere se questo video ti è stato utile e interessante e se è così sostegni questo canale con un mi piace, lasciami un commento o iscriverti al mio canale e noi ci vediamo presto. Fammi sapere quale di questo trucchetto ti è piaciuto, questo mi aiuta a creare contenuti validi per voi. Spero molto che questo video sarà condiviso sulle vostre pagine. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter.